Dometic FJX 3500, una vera potenza. Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale Ippocamper. Ragazzi, guardate un po' cosa ho davanti, questi due bei pacchi veramente enormi. Stiamo parlando di condizionamento, stiamo parlando di il condizionatore praticamente più potente che viene prodotto dalla Dometic, è consigliabile su veicoli molto grandi, molto voluminosi. Nel nostro caso lo installeremo insieme su Malibu 7,5 metri, non particolarmente voluminoso, ha comunque una buona volumetria, ma più che altro il cliente desidera assolutamente un condizionamento totale e quindi eccoci qui a parlare per la prima volta di questo condizionatore. Per me è la prima volta che lo installo, la prima volta che lo vedo, in realtà sono le nuove versioni, lo faremo insieme e ne guarderemo tutti quanti gli aspetti, sia dall'installazione sia del funzionamento, quindi poi lo accenderemo, vedremo un attimo i consumi eccetera. Prima di fare i shopper iscrivetevi al canale, mettete un like sui video che vi piacciono e attivate la campanella per ricevere notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Allora, il condizionatore si divide sostanzialmente in due, quindi la prima parte e la seconda parte. Voi direte, ma di che cosa stiamo parlando? Allora, stiamo parlando che questi nuovi condizionatori vengono divisi in unità centrale e diffusore. È la prima volta che lo apro, sto facendo l'unboxing insieme a voi. Vediamo che cosa ci danno. Prima di tutto chiamo Medi e mi faccio aiutare un attimo. Allora, questo è il diffusore. Abbiamo la cornice in plastica con una doppia guarnizione sopra e sotto, non è simmetrica, ha un bordino, ha l'indicazione della parte anteriore, sicuramente andrà in questo modo. Abbiamo le istruzioni con il telecomando e sicuramente della viteria. Il telecomando dovrebbe essere il solito, sì, il telecomando è il solito, ecco qua, devo dire bello, ok? Non male. Visto che ci siamo, mettiamo subito le batterie che sono fornite nel kit. Eccolo qui, il telecomando con il suo porta per poter essere attaccato al muro. Queste sono le istruzioni. Qui abbiamo le classiche viti così lunghe che servono a brugola, che servono per tirare il condizionatore. Ci forniscono anche i tre praticamente per la 220 volt, rubacorrente per 220 volt. Andiamo a vedere un attimo di cosa si tratta. Qui abbiamo due dime che servono da spessore sicuramente, vedete sono componibili, eccole. Due dime, anzi in realtà sono quattro, sono degli spessori che servono in funzione della dimensione del tetto. Prendiamo il nostro, eccolo qui, questo è il nostro diffusore con le luci integrate, presenta lateralmente, ha un pannellino e presenta lateralmente la possibilità chiaramente di regolare il flusso. Qui possiamo levare tranquillamente, noto che è molto basso. Perfetto, questo diciamo non c'è nient'altro da dire. Allora, vi do un po' di caratteristiche, queste un po' commerciali anche per la verità. Il profilo aerodinamico ovviamente, ma questo come tutti i condizionatori, presenta la tecnologia inverter, quindi praticamente riesce a rinfrescare il veicolo in maniera più rapida con una inferiore rumorosità. La caratteristica è anche di avere la pompa di calore, esistono varie versioni sia con pompa di calore sia con resistenza. La cosa interessante è che è controllabile tramite smartphone, questo lo vedremo insieme, così almeno ci interfacceremo e gestiremo il condizionatore direttamente dallo smartphone. Ovviamente ha il soft start e quindi il compressore parte in maniera tra virgolette delicata, in modo da avere la possibilità di non far scattare la colonnina nei campeggi. Questo è ovviamente un discorso abbastanza relativo, perché logicamente il 3500, adesso vi do due caratteristiche tecniche, perché la potenza di raffreddamento è 3500, vi dico un attimo, i BTU sono 3500
per 3,41, sono circa quasi 12.000 BTU, quindi insomma è molto potente. Assorbe circa 1784 watt, 1784 diviso 230, abbiamo circa 7 ampere e mezzo, 7 ampere e 7, ma se dovessimo mandarlo con l'inverter abbiamo sempre 1784 diviso diciamo 13, sono circa 137 ampere. Considerate che il veicolo su cui lo monteremo è un veicolo molto prestante, ha un pacco batterie veramente potente, praticamente 1 kW di batterie, 1 kWh, e quindi avremo un assorbimento molto elevato che abbiamo dimensionato in modo tale che possa per circa almeno una notte per tenere questo assorbimento. Il peso è di circa 38, diciamo 40 kg, obiettivamente abbastanza importante, però logicamente stiamo parlando di una macchina molto performante. Adesso andiamo a dare un'occhiata all'unità direttamente che sta qua sotto. La prima cosa che ci forniscono è una dima, questi sono i punti di riferimento che serve per tagliare ovviamente il tetto. Ecco la nostra macchina, eccola qui. Vabbè, non c'è moltissimo da dire, se non che è veramente importante. Coperchio bianco si può avere anche in versione nera, ovviamente, però ci sono dei veicoli che sono molto friendly, diciamo così, e quindi diventa anche una colorazione accattivante. Ok, vabbè, l'estetica è comunque molto pulita e molto gradevole. Ok, abbastanza alto, vediamo, prendiamo un attimo un metro e vi faccio vedere un pochino di dimensioni. Circa 108, circa 70, 27 centimetri, quindi ragazzi è una bella macchina. Per disassemblarlo è necessario agire lateralmente, ci sono delle viti Torx, ma non è questo il caso. Adesso non facciamo nient'altro che trasferirci sul tetto e andiamo a forare il tetto dove abbiamo già individuato la posizione. Siamo saliti sul camper e abbiamo definito qual è la posizione del condizionatore. Considerate, questa è la dima molto grande, l'abbiamo posizionato più o meno, ecco, sotto, ci sto sopra, sotto di me. I concetti sono: si effettua un foro dal basso verso l'alto con la mascherina presentata in modo tale che la mascherina non dia fastidio nella parte inferiore al mobilio e sia posizionata più al centro possibile per garantire una uniformità di condizionamento sia nella parte anteriore che nella parte posteriore, e poi si viene su e si verifica che questa foratura fatta al centro di quello che sarà l'oblò che noi andremo a realizzare è corretta per quanto riguarda gli ingombri del condizionatore. Questo è stato fatto, adesso non facciamo altro che forare i 4 estremi mediante sia il frullino ovvero flessibile per i nordici, eccolo qui, questo accessorio, e poi con il seghetto alternativo effettuiamo il foro.
Ecco qua il nostro condizionatore installato nella parte superiore. Adesso andiamo sotto tirandolo con le viti e prendiamo anche la dinamometrica per la torsione a 2,5 Nm, tra i 2,5 e i 3 Nm. Siamo all'interno del camper. Prima di collegare la mascherina interna e il diffusore dobbiamo collegare la corrente, quindi prima la 220 volt, poi colleghiamo con la 220 volt che abbiamo portato, poi colleghiamo la 12 volt e poi nel momento in cui inseriremo all'interno la mascherina colleghiamo il connettore accanto alla centralina, qui, in questo punto qui. Passeremo da sopra a sotto con il connettore eliminando appunto il filtro, questo che è inserito all'interno e che ci dà un pochino fastidio. Noi abbiamo il connettore qui, eccolo, e ci collegheremo qua dentro, ma da sotto a sopra ovviamente. Poi stringeremo mediante i bulloni. Logicamente in questi 4 fori laterali avremo le viti che si inseriranno dentro e andranno a tirare il condizionatore in funzione poi della coppia di torsionale che noi andremo a scegliere. Ecco qui, condizionatore installato. Adesso colleghiamo la 220 volt e poi lo facciamo funzionare, almeno ci proviamo, visto che non è caldissimo, quindi cercheremo un attimo di simulare magari il calore e facciamo partire il compressore. Allora ragazzi, finalmente il condizionatore lo abbiamo montato. Questa è la mascherina e abbiamo terminato tutta quanta l'installazione. Avete visto, abbiamo tirato la mascherina con la dinamometrica. Lateralmente ci sono i filtri che possono essere sfilati in maniera abbastanza semplice, solamente tirandoli, e poi li possiamo pulire per poter essere puliti in maniera regolare. Vi do un attimo vi faccio un piccolo excursus su le varie tipologie, cioè le due grandi categorie di condizionatori della Dometic, la categoria FGX serie 4 e FGX serie 7. La 4 abbiamo il 1500, il 1700 e il 2200 watt. Questi condizionatori sono condizionatori con compressore tradizionale, quindi il loro ciclo è di attacca e stacca, quindi raggiunge la temperatura, stacca il condizionatore, la temperatura chiaramente tende ad alzarsi e riparte il condizionatore, il classico ciclo con temperatura a dente di sega. L'ultimo condizionatore, ovvero il 2200, sempre serie 4, però ha il soft start, quindi può essere utilizzato anche in quei campeggi che magari ci forniscono quella corrente diciamo che serve al condizionatore, quindi 2200 watt. In realtà sono circa 700 e qualcosa elettrici, quindi divideteli per 230 e sapete quanti ampere vi servono alla colonnina, però magari non hanno la corrente di spunto, e quindi il soft start ci consente di avere una partenza morbida e non far saltare la colonnina. La serie 7 invece ha 3 taglie, il 2200, il 3000 e il 3500. Noi chiaramente qui abbiamo montato il 3500, che è la versione più potente, che è per veicoli superiori a 8 metri. In questo caso abbiamo un 750, però il cliente è particolarmente caloroso, quindi necessita assolutamente di questo, ha voluto assolutamente questo condizionatore. La differenza tra la serie 4 è soprattutto la presenza della tecnologia inverter, quindi una partenza non solo soft start ma anche una gestione modulabile della temperatura, quindi la temperatura non è più a denti di sega, ovvero il compressore attacca e stacca, ma va in modulazione. Non so se vi ricordate il Webasto fa praticamente ha lo stesso concetto, quindi tende ad andare in modulazione una volta raggiunta la temperatura impostata. Questo ci garantisce sia un maggiore comfort, una minore rumorosità. Questa in questo caso è gestita anche, è dovuta anche alla tipologia di compressore
errore di come è costruito il compressore con pistoni contrapposti, quindi tende comunque a ridurre le vibrazioni, ma anche proprio al fatto che la velocità di rotazione, essendo variabile, tende comunque a ridurre le vibrazioni in generale, riducendo anche i consumi di corrente. In questo caso, ovvero la serie 7 alla pompa di calore, hanno tutti quanti la possibilità di essere comandati da app, adesso lo andremo a vedere. E una cosa interessante, come vedete nel punto sotto la mascherina, che si toglie in questa maniera, così togliamo la mascherina, in questo punto, eccolo qui, qua avete, adesso ve lo faccio vedere dentro dell'immagine, avete lo ionizzatore, quindi il purificatore dell'aria che tratta l'aria in ingresso, la ionizza e quindi migliora quindi la qualità. Allora, pannello touch, adesso andiamo ad accendere il dispositivo, vi faccio semplicemente vedere come si fa tramite l'app, perché il touch è molto semplice, basta premere e il condizionatore si accende, non c'è nulla da dire. Non possiamo fare un test di temperatura perché è novembre e quindi sarebbe impossibile, al limite lo facciamo a luglio-agosto, quando la prossima stagione, se abbiamo ancora la disponibilità di questo veicolo, magari lo lasciamo sotto il sole e vediamo il raggiungimento della temperatura impostata. Allora, innanzitutto andiamo a registrare lo schermo. Allora, dovete scaricarvi l'applicazione Dometic Climate, eccola qui, io l'ho già scaricata, e fare l'abbinamento. Cosa importante per fare l'abbinamento? Dovete accendere il condizionatore manualmente e dovete premere questi due più e meno contemporaneamente. Lui va in pairing, lo abilitate, quindi lo fate riconoscere dall'app. Una volta riconosciuto dall'app avete la possibilità di comandarlo in questo modo. Allora, semplicemente avete nella parte iniziale avete la possibilità di gestire la temperatura, quindi più o meno, come vedete, più o meno, supponiamo adesso lo mettiamo a 17 gradi, apply, eccola qua, si è applicata a 17, lo potete accendere o spegnere, potete definire che cosa fare, ovvero ventilazione, deumidificatore, heating system oppure cooling oppure automatico. Automatico significa che se fa più caldo fuori, logicamente lui porterà il tutto a temperatura. Supponiamo, mettiamo in auto, applichiamo, ok, e sentite che è partito il condizionatore. La temperatura interna qui sarà intorno ai 18 gradi, abbiamo un 17 gradi richiesti, mettiamolo un pochino di meno. Allora mettiamo 16 gradi il minimo, applichiamo il minimo, logicamente adesso il target diventa 16 gradi e chiaramente il compressore aumenterà il suo assorbimento di corrente. Sentite, inizia a fornire aria fresca, eccola qua. Cosa interessante, anche le bocchette sono praticamente tutte quante orientabili, separabili, e abbiamo la possibilità anche di accendere la luce esterna. Ve la faccio vedere. Possiamo gestire le internal light, accendiamo le internal light, ecco qui. La cosa interessante è che se teniamo premuto possiamo gestire 50% o 100%, vedete adesso la luminosità si è ridotta, aumentiamo al 100%, eccola qua, abbiamo maggiore luminosità. External light le possiamo accendere o spegnere, come state vedendo, e devo dire che accese è tutta un'altra cosa, è molto bello l'impianto, anche se è assolutamente inutile, ma è molto fashion. E ovviamente possiamo poi gestire anche, per esempio, la ventilazione. Supponiamo che noi andiamo andare adesso, gli diamo il cooling. Nel caso del cooling possiamo gestire logicamente anche, ecco, per esempio mettiamo a turbo e mettiamo la ventilazione al massimo, ok, adesso possiamo spegnere il tutto, auto, apply, spegniamo il condizionatore, perfetto. Attendiamo un attimo. Come sentite, anche lo spegnimento del condizionatore tende ad avere un suo
una sua tempistica, ok? Quindi man mano riduce la corrente assorbita fino allo zero, fino a spegnersi completamente, come in questo caso. Quindi questo è il condizionatore Dometic FJ-X serie 7, installato come avete visto. Ovviamente è il boss di casa Dometic dal punto di vista dei condizionatori, quindi se avete un veicolo particolarmente grande, oppure siete particolarmente calorosi e necessitate assolutamente di un dispositivo del genere molto potente, potete tranquillamente rivolgervi a un dispositivo del genere che vi offrirà sicuramente la garanzia di non avere caldo d'estate. Ovviamente i consumi sono assolutamente rilevanti, li vedremo casomai nel video in cui presenteremo il veicolo con tutti i suoi accessori, ma considerate che stiamo intorno ai 140 ampere sulle batterie, quindi sono veramente consumi rilevanti. Ok, per oggi credo di avervi detto tutto. Se vi è piaciuto il video mettete un like e iscrivetevi al canale, condividetelo con i nostri amici se ritenete sia un contenuto interessante e attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Come al solito ci vediamo alla prossima.